Ciao amici, buonadì a tutti. Guardate un po', sgombri, uno spettacolo, bellissimi. Questi me li preparo alla piastra, li lascio marinare nelle prezzemolo, 10-15 minuti e poi li passo alla piastra. Contornino con patate che ho prelessato, un po' di cipolla che faccio appassire e del pomodoro appena accennato riscaldato. Quindi ricetta semplicissima, buonissima, fa benissimo perché lo sgombro pesce azzurro ricco di omega 3, quindi salutare. Vi consiglio di seguirla, eventualmente replicarla e farmi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Io intanto procedo con la preparazione. Questo lo eviscero e poi ricavo i filetti. Belli, stravarati, belli veramente. Intanto mi preparo un po' di prezzemolo tritato, lo trito in maniera grossolana e questa volta in mezzo ci metto anche un po' di gambetti perché sono abbastanza sottili e teneri, per cui anche il gambetto del prezzemolo, quando è tenero e sottile, io lo trito. Ora passo alla cipolla e faccio delle fette grossolane, in questo modo. La passerò in padella e la farò appassire, quindi mi serve abbastanza grossetta. Spicchio d'aglio, anche questo lo trito a pezzi evidenti, non grossissimi, però insomma pezzettini che possono essere visti, sempre per il discorso dell'evitarlo quando si mangia, per chi lo volesse evitare. Pomodoro ciliegino o pomodoro datterino, quello che più vi piace, tagliato a metà, messo in una bowl e condito con un po' di olio, di pepe e di sale. Quindi anche questo andrà poi alla fine nel contorno, ma non cuocerà, quindi rimarrà sempre abbastanza crudo, diciamo. Una patata che sto pelando precotta, ho dato una prebollitura per essere più facilitata la cottura in padella e la taglio a cubettoni e in questo modo. Il quantitativo per il contorno di questa pietanza è molto a sentimento perché in ogni caso questo preparato è gustosissimo anche mangiato da solo. Ora faccio i filetti dello sgombro. Dopo averlo eviscerato col coltello, vedete, passo sopra la lisca centrale e levo le baffe. Tolgo la testa in questo modo e poi passo all'altra baffa, quindi realizzo anche l'altro filetto, passando sempre col coltello parallelo alla baffa e alla lisca centrale e quindi viene via in maniera completa. Poi adesso andrà rifinito, bisogna levare le lische che ci sono nella pancia, nella ventresca. È un'operazione da fare con pazienza e attenzione perché più lische leviamo e meglio è. Ora passo all'altro filetto e anche qua col coltello sempre estremamente affilato, un colpo secco e levo tutte le lische ventrali. Adesso con una pinzetta invece levo le spinette che ci sono al centro del filettino e sarebbero le sue costoline. Ecco qua. Aiutandomi col dito le senti e poi con delle pinzette le tiri via. Adesso, una volta spinati per bene tutti i filetti, li metto in un piatto e incomincio il loro condimento. Un po' di sale, questo a piacere, poi metto l'olio extravergine d'oliva, ecco qua, poi un po' di pepe tritato fresco, anche questo a discrezione, e poi i pezzetti d'aglio che avevo fatto precedentemente. Ora un po' di prezzemolo tritato fresco sopra e lascio riposare ed insaporire. Ora una padella capiente, faccio un fondo di olio extravergine d'oliva, metto le cipolle che avevo precedentemente tagliato, le condisco con un po' di pepe e un po' di sale e le faccio appassire pian piano in padella. Le sfumo con un po' di vino bianco e continuo la loro cottura finché raggiungono una consistenza gradita. A me piacciono appassite, però si devono anche sentire, ecco. Adesso butto le patate in mezzo
che avevo precedentemente tagliato e ricordiamoci sempre precotto per velocizzare la cottura in padella, un pizzico di sale e qualche pezzetto d'aglio che avevo tritato. Le insaporisco un po' e le faccio leggermente attaccare in padella per dare quel sentore di arrosto che è tipico di una patata anche al forno. Adesso metto un pochettino d'acqua e finisco la cottura. Ricordiamoci che la patata l'avevo già precedentemente precotta, quindi prebollita, per cui i tempi sono veramente rapidi. Un po' di prezzemolo fresco tritato e poi i pomodori. Mischio sempre, giro sempre, così come avete notato anche negli altri video, per dare sempre uniformità di sapori e odori alle pietanze. Adesso ho praticamente terminato il contorno, quindi un ulteriore giro per insaporire, una saltata e stop. Metto da parte così si amalgamano bene i sapori e mi dedico alla cottura dei filetti di sgombro. Una padella antiaderente, una piastra antiaderente come meglio preferite, un filo d'olio col pennellino lo passo in maniera uniforme e poi metto i filetti che sono stati in marinatura conditi, quindi hanno preso il sapore dell'aglio, del prezzemolo, sale, pepe, olio extravergine. La cottura dei filetti è rapidissima, quindi possiamo fare un minuto per parte per intenderci, dipende chiaramente dalla grandezza dello sgombro del filetto, però fondamentalmente questi sono sgombri medi di 400-500 grammi, per cui le cotture sono molto rapide. Vedete che sta incominciando già il latte a sbiancarsi, quindi praticamente è cotto, devo solo dare un'ulteriore girata, dopodiché ho terminato. Adesso schiaccio un po' sul filetto per velocizzare la cottura, come ho detto 1 minuto e mezzo, 2 minuti e il filetto è cotto. Do una leggera pressione per velocizzare ancora di più la cottura, dopodiché li giro per controllare e una volta che sono sicuro della loro cottura posso portare in tavola. Ecco il piatto finito. Forchettina. Prima assaggerò la patata con la cipolla e il pomodoro perché lo sapevo. Fenomenale. Adesso lo sgombro. Stravanato. Stravanato, veramente. Uno spettacolo. Ciao, alla prossima. Una cosa buona. Spaziale. Spaziale.